Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi altro lavoretto sulla BMW 118i motore N43, il 2143 cavalli, modello dal 2004 al 2013, quindi E87 e i vari E81, E82 ed E88. Nello scorso video siamo andati ad effettuare il tagliando, come potete vedere sullo sfondo i ricambi sostituiti. Oggi andremo ad effettuare il cambio delle candele. Quindi iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Iniziamo rimuovendo la cassa filtro antipolline. Abbiamo già visto questa operazione nello scorso video quando siamo andati ad effettuare il tagliando e sostituire appunto questo filtro qui. Ad ogni modo è molto semplice, ci sono in tutto 5 bulloni da 10 da svitare, sono 2 lateralmente, uno a destra e uno a sinistra, 2 sono a fianco il tergicristallo centrale e l'altro nella parte lato motore. Una volta rimosso con tutto il filtro andiamo a scollegare questo connettore qui e rimuovere la copertura in plastica della pompa freno. Molto semplice, basta sollevare delle linguette intorno e rimuoverla. La stessa cosa facciamo dal lato opposto, quindi rimuoviamo sia il coperchio sia il connettore e sganciamo anche questo rimuovendo i passacavi. Successivamente 2 bulloni sempre da 10 tengono attaccata la copertura plastica che dovremmo andare a rimuovere a breve e a questa nella parte centrale sono agganciati 2 passatubi. Per rimuoverli basta tirarli e vengono via facilmente. Così che possiamo rimuovere definitivamente la copertura in plastica. Al di sotto vediamo subito il nostro bel motore, l'ultima protezione in plastica da rimuovere è questa copertura qui. Con una brugola da 5 mm andiamo a svitare i 3 bulloncini e successivamente la possiamo sganciare. Finalmente adesso si vede il motore nudo e crudo. Riposizioniamo il tappo dell'olio per evitare che entri sporco o altro. E così sul lato destro ci sono le nostre 4 candele. Dobbiamo andare prima a sganciare le bobine, quindi solleviamo la protezione e rimuoviamo il connettore. Sono solo a pressione, non sono tenute da nessun bullone, quindi basta sollevarle e rimuoverle. Ovviamente mi raccomando non scambiamo le bobine, cioè quando le togliamo le mettiamo da parte e ricordiamoci la posizione esatta, quindi se del primo cilindro, secondo, terzo o quarto. Una volta rimosse vediamo le nostre candele. Ovviamente prima di andarle a svitare puliamole con aria compressa tutto intorno per evitare che lo sporco entri in camera di combustione. Così come se vogliamo possiamo anche inserire del WD-40, del lubrificante, per facilitare la rimozione delle candele stesse, perché non sappiamo da quando è che sono lì, sicuramente saranno di fabbrica, dopo lo vedremo, e non si sviteranno facilmente.
Ad ogni modo, con un bussolotto da 14 possiamo procedere a svitare le candele stesse. Eccolo qui, questa è la prima candela. Come vi dicevo, leggendo sono marchiate BMW, sono di fabbrica. Ad ogni modo ci spostiamo sul banco, prepariamo tutte le candele nuove, mettiamo un leggero strato di grasso a rame sulla filettatura. Questo facilita il successivo smontaggio perché evita che si vadano tra virgolette a saldare sulla testa. Ad ogni modo le avvitiamo prima a mano per essere sicuri che vengano avvitate diritte, successivamente le portiamo a battuta e infine utilizziamo la chiave dinamometrica per stringerle alla corretta coppia di serraggio. Per evitare di fare un video troppo lungo, vi faccio vedere l'installazione di una sola candela, perché comunque le altre la procedura è identica. Rimettiamo le nostre bobine, ricordo di rispettare la posizione di quando l'avevamo rimosse e allora agganciamo il connettore, richiudiamo il blocco, la protezione e facciamo la stessa cosa per tutte le altre bobine. Allora siamo pronti adesso a rimontare la copertura in plastica sopra il motore e la blocchiamo andando ad avvitare i 3 piccoli bulloni che ci sono utilizzando una brugola da 5. Successivamente passiamo all'altra copertura in plastica, bisogna prima farla passare e agganciare dal lato dell'abitacolo e così poi possiamo riagganciare i 2 passacavi che avevamo staccato. Blocchiamo la copertura andando a riavvitare i 2 bulloni da 10, sono uno da un lato e uno dall'altro, e riposizioniamo i 2 coperchi, anche qui uno da un lato e uno dall'altro, sono bloccati da comode linguette. Successivamente riagganciamo il connettore bloccando il cavo con le apposite fermacavo e facciamo la stessa cosa ovviamente anche dall'altro lato. Infine riposizioniamo il nostro filtro abitacolo insieme al suo alloggiamento e lo blocchiamo andando ad avvitare i 5 bulloncini da 10.
Bene, anche questo video finisce qui. Come sempre, like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo inoltre di seguirmi anche su Instagram e TikTok, trovi sempre qui sotto i link ai profili, passa a dare un'occhiata. Grazie e alla prossima!